The European Union, for me, is a neoliberal economic experiment. It's a fantasy, or rather an attempt to make a fantasy real. It's a flexible fantasy that imagines a group of nations linked together by common, supposedly European values. But this fantasy is quite flexible because it can include some countries, exclude others, and then a few years later it can include the countries that it once excluded. For example, a few years ago Poland, for example, was outside the EU, now it's inside. The Ukraine, at the moment, is outside, but it could become inside. It's conceivable that within a few years, maybe within 20 years, the borders of the European Union could reach Iraq. Maybe they might one day include Iraq. So it's an attempt to realize a political and cultural fantasy which involves territory, but the territory is constantly moving and changing. Significa para mí como un escalón que llevo aquí detrás. Si se ha ido más para atrás, que si me pongo yo atrás me caigo. Es una unión que ya no está unida como antes. Ha cambiado muchas cosas. Zoe, what does the European Union mean for you? I know unions from workers, I know other kind of unions. Unions means that all the people together help for better life, for better situation. So what is European Union? They did this? I think no. So the meaning of European Union for me means a big zero. What could be in Lesbos, in your opinion, a symbol of belonging to the European Union? They don't belong. But probably something that we have common is the refugees. Il rumore del regime del mare, e quando arrivarono gridando, il grido fu di un unico lamento, e quel che volevano fosse terrore lo trasformammo in smisurato amore, e quel che volevano fosse infranto lo trasformammo in miracoloso canto. È un mercato terribile ed non è tanto europea, perché se fino a ieri ci siamo massacrati, francesi contro tedeschi, italiani contro francesi, eccetera, eccetera, di colpo nasce l'Unione Europea, che è nata per il carbone praticamente, ma il tipo che ha avuto l'idea ci teneva, ma è una cosa, è un mercato l'Unione Europea. A quest'ora dovrebbe essere già Unione Europea.
Io non sono italiano, io non sono dell'universo addirittura, ma vorrei essere anche europeo. Ma tu, chi è l'europeo? Che abbiano tutte le leggi, ognuno della sua nazione. Io adesso voglio andare... The European Union in a good sense doesn't mean anything to me, but in a bad sense it means a lot to me. It means injustice, it means borders for some people and not for others, not for money, not for trade. So in a positive sense I don't have any connection to the idea of Europe, but in a negative sense I have a lot. I think what is most symbolic in Lesbos as a symbol for the European Union is the detention center for undocumented migrants and also the presence of Frontex here, since they are constituting main institutions of the European migration policy and migration control. Secondo te che cosa c'è a Lampedusa che simboleggia l'appartenenza all'Unione Europea? Solo le bandiere, mi sa. Solo le bandiere ogni tanto attaccate al comune o davanti alla porta d'Europa. Aunque estemos separados, estemos en otro continente, no hay lejanía con el resto. Es más, digamos ese mismo problema, ¿no? El ser una ciudad de paso, el ser frontera, hoy día ya no de España, de la Unión Europea, yo creo que acerca todavía más. Nosotros, por ejemplo, en cuanto me refiero al trabajo policial, ten en cuenta que prácticamente toda la legislación, todas las normas, todo eso proviene de la Unión Europea. Nosotros, la legislación nacional de todos los países ya ha quedado hasta en un segundo plano, en el tema de controles fronterizos, de extranjeros, de todo. Lo que aquí lo que se aplica es una normativa común. Eso hace, digamos, hasta un acercamiento superior. El trabajo, las instituciones de la Unión Europea funcionan bastante bien en cuanto a extranjería. Vamos, extranjería y sobre todo control de fronteras. Se funcionan bien, prácticamente hay enlace directo con casi todos. Nosotros aquí tenemos un enlace, las comisarías conjuntas que existen en las fronteras nuestras, en las zonas nuestras, ya no hay fronteras, pero con Francia, a su vez sirven de enlace pues con las fronteras que tiene Francia, es una cadena. Y nosotros, cualquier problema con documentación italiana, por algo, se pone en contacto con las fronteras, pues las nuestras que están, con Francia, y ellos a su vez, los franceses, se ponen en contacto con las suyas que tienen con Italia, con Ventimiglia, es la que ellos funcionan mucho, y tenemos información pues a tiempo real. Entonces, digamos, y lo que digo de la legislación que se aplica, nosotros en el trabajo policial pues existe una conciencia y un acercamiento. Yo creo que en cuanto a ciudad pues lo mismo. Aquí se consigue, vamos, quiero decir, no hay una sensación de alejamiento de Europa.
proche de l'inexistence, retour depuis des profondeurs, proche de l'inexistence, réveil sans espace-temps, réveil sans espace-temps, retour depuis des profondeurs, proche de l'inexistence, réveil sans espace-temps, sous les néons, sous perfusion. There's no innocent bystander, there's no innocent bystander, there's no innocent bystander, no innocent bystander, there's no innocent bystander, no innocent bystander, there's no innocent bystander, everyone is a member. Signo de la Unión Europea de Ceuta. Pues la verdad que ahora no me acuerdo tanto. Bueno, pues la verdad es que nos puede aportar o sea, el aporte es mayoritario. A nivel, incluso al estar en frontera, esa sensación de seguridad que nos puede aportar el pertenecer a un grupo tan importante es prioritario. De hecho, si careciéramos de estar integrados en ese convenio, pues podríamos temer posibles, peligros a nuestra ciudad. O sea que para nosotros es importante pertenecer a Europa. Nos sentimos más seguros. Cuando yo viví en India, he visto en tele Europa, pero no sabía perfectamente, pero ahí cuando vi en tele hay gente y trabajo, hay una boda por India, porque en India mucha gente no hay trabajo y yo pensaba que vamos a Europa, que hay buena trabajo y buena vida, pero yo no puedo todavía entrar en Europa. Pero muchas gracias. Lesbos, from 2 years that I'm here, everything is getting bad from us. Everything is getting closer. No one comes here that, what are you doing? How are you? Nothing. Just inside this village, maybe they are coming just to show the journalists, or they are coming, they are saying that don't say anything. They are not giving paper. So we need paper. We don't need anything, just our rights. From those rights that European Union gives this door, they don't give us that much. The opposite of Europe is unfortunately what it seems Europe to become right now. A union that consists of mainly the strong and rich countries who treat small and less rich countries as naughty kids that need to be punished. Okay. Quale potrebbe essere per te il contrario di Europa? Lampedusa. Por lo contrario de Europa, para mí es África. Totalmente de acuerdo con mi ideología y con lo que veo hoy en día en la tele y en la prensa. África es todo lo contrario a Europa. Il contrario è appartenere a una cosa che in realtà non considera, è come dire Francesco sono io, il piede però non è il mio. Puede ser alguna vez que no haya fronteras y que todos podamos vivir en paz y que l'Europa è terra libera, terra di tutti. Acá
Contrario di Europa? Beh, i vecchi stati, la vecchia Europa, quando c'erano i re, i baroni, i conti, lo Stato, la Chiesa. È un'Europa, oggi è un'Europa diciamo in movimento, che si sta formando, che appunto al suo interno crea una grande libertà per i suoi cittadini, crea una grande libertà sia a livello di scambio economico che proprio di movimento, no? Però poi all'esterno si chiude perché ha paura, è un'Europa che ha paura della povertà, ha paura dei problemi del mondo. E allora se noi definiamo Europa questo, già il contrario dell'Europa è l'Europa, perché è un contrasto. Qual è secondo te un simbolo dell'identità europea, dell'appartenenza all'Unione Europea qui a Lesbo? Qui a Lesbo credo che siano gli stranieri, cioè gli stranieri come me, che stiamo facendo Erasmus Placement, o solamente come voi interviste, cose così. Siano questi perché gli stranieri a Lesbo non ce ne sono tanti, cioè soprattutto dell'Unione Europea sono solo studenti, che sappia io, oppure qualche tedesco della Repubblica Ceca che abitano in qualche villaggino tipo Eresos, qua a Lesbos, ma di altri stranieri, per esempio ci sono una ventina di cinesi che hanno il negozio, se no del resto sono solamente isolani di Lesbos da più generazioni. Qual è secondo te il simbolo dell'identità locale di Lesbo? L'ospitalità e la sicurezza, perché comunque abitare su un'isola secondo me, se posso fare una differenza, sono più ospitali, cioè lo straniero viene visto bene, sono contenti di vedere persone diverse, cioè accolgono una novità con interesse, vogliono che parli dell'Italia, che gli fai vedere come, ad esempio, come brindiamo in Italia, cucinare la pasta, e tutti vengono accolti bene, sono molto ospitali. In più la sicurezza, cioè c'è un clima di fiducia, perché sai che bene o male non può succedere niente, cioè, non c'è criminalità, non c'è non ho mai sentito dire di una ragazza aggredita o di un furto o di qualche atto di violenza, cioè solamente scontri verbali. La gente vive, è un clima rilassato, è molto bello questo, cioè, credo che la gente di Lesbo si viva veramente molto bene. Secondo te quale può essere il contrario di Europa? Il fatto che ci siano i porti, le frontiere, che ci sia un problema nel muoversi da un paese all'altro, più il fatto che non ci sia comprensione. Oppure non lo so, il fatto che ti senti straniero, cioè credo che adesso come adesso, per la mia esperienza, non ti puoi più sentire straniero da nessuna parte, perché in qualche modo trovi sempre dei simboli della tua nazione. Per esempio io qua al supermercato, quando vedo il pesto barilla, cioè mi sento a casa, anche se è nello scompartimento del cibo orientale europeo. Però il fatto che comunque non ti puoi più sentire forestiero, cioè, credo che sia questo, sì.
what does the European Union mean for you? European Union means for me like a musical instrument that sounds very good from far away, not if you're so close to it. You will not hear a good sound of the music. So it's hearing for us, European Union, a very nice world, nice countries, with nice peoples, with respect for the human rights, for all these things. These are some sounds that we hear it very nice and very beautiful and very clear from far away. But when we enter the Europe, we find something completely against it. What could be in Lesbos, in your opinion, a symbol of belonging to the European Union? In which field? Politician field. What do you want? Necessity prefer. The way they are accepting the refugees. What could be instead a symbol of the local identity of Lesbos? Uso. And what is, in your opinion, the opposite of Europe? The bad Europe. Okay, let's see. Europe, from my point of view, Europe is, or the countries who are creating all these problems for us, for the refugees. You know, so many soldiers we have in Afghanistan, in Iraq, and they are making us to leave our country for their own benefit. And when we are going out of our country, they close their doors, and they are making so many laws, rules, regulations for living, for being in Europe, for entering Europe. While I think there must not be any border for the human beings, because I don't see any difference between me and you. Why you have the right to go to university, and why you have the right to travel around the world freely, but I don't have? Because you're an Italian and I am an Afghan. So what? Your mind is not better than me, your physical ability is not better than me. And this creating border, creating Europe, and putting the other people who are not able to survive, putting them outside, is something inhuman. This is something unfair. So these rules and regulations, I completely disagree that the European Union is creating and forcing people to live out of Europe, creating camps around the European borders for pushing the people back. Why? There is no need for that. You're the people who are pushing us from our country, and you're the people who push us from your own country. So where we could go? I cannot go. If you ask any Italian soldier who's serving in Afghanistan, if you ask him, is it safe to live in Afghanistan? His answer or her answer will be negative. So what I'm supposed to do? I don't have any place to stay. I don't have any place to live in this earth. So for me, there must not be any border. You cannot create a rule for me to say that you cannot live in Italy. Well, I am not able to tell you that as an Italian soldier, you are not allowed to enter my country. What are you asking in my country? And what are you doing in my country that I cannot live in your country? You're killing me. I am here to serve you, to do the worst job in your country, third category of jobs, with no insurance, with nothing, helping your economy, helping your insurance, and again you are not happy with that. So what the hell is that? This is a bullshit.
I nuovi obiettivi poi fissati dal corpo, ricerca e tecnologia nata sono le nostre città. È lì che si svolgeranno le nuove guerre. Nell'anno 2020 la crescita demografica delle popolazioni, delle immigrazioni di massa costituisce il problema più grande a cui far fronte. Le suddette popolazioni in cerca di terreni economicamente più favorevoli causeranno grandi disagi alle nazioni più sviluppate, scatenando rivolte interne. Per questo è generato il War Game, una simulazione di guerra in aree urbane perfettamente ricreata. È stato definito un codice da applicare alla classificazione del civile. Rosso rappresenta un ostacolo e contemporanea la ricerca punta allo sviluppo di mezzi che sono mossi e controllo intercambiabili da letale a non letale. Letale, non letale, questo è il nuovo prezzo del dissenso. Letale, non letale, nuovo nel vecchio mondo che sta accadendo. Letale, non letale, ciò che amavi diventa. Letale, non letale, questo è il nuovo prezzo del nostro dissenso. Il dominio sarà resistente, finché starà in silenzio. Codice rosso si alza, dando la nuova guerra e la tua casa. Il dominio sarà resistente, finché starà in silenzio. Codice rosso si alza, dando in campo di battaglia la tua casa. Per questo è generato un War Game, una simulazione di guerra in aree urbane perfettamente ricreata. È stato definito un codice da applicare alla classificazione del civile. Rosso se rappresenta un ostacolo. Il contemporaneo alla ricerca punta allo sviluppo di mezzi di exomosse e controllo intercambiabili da letale.